Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, anche ascendente bilancia o luna e venere in bilancia. Oggi andiamo a vedere quale parte di te è pronta a nascere, quale parte è pronta a morire affinché una nuova identità possa nascere e possa realizzarsi nel mondo. Andiamo poi a vedere in quale ambito della tua vita questa trasformazione avverrà per prima. Lo facciamo con il nostro approccio co-creativo, come sempre. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la bellezza e la gioia della co-creazione, amore e prosperità. Allora, quale parte di te è pronta a nascere? E come prima carta andiamo a vedere quale vecchia identità sei chiamato o sei chiamato a lasciare andare. Il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni è una carta bellissima perché mi racconta dell'espansione, però mi racconta anche di una certa attesa. Cioè, allora, è come se mi dicesse non aspettare il momento giusto, non credere di non essere pronta, l'identità che non si crede abbastanza pronto, che deve aspettare qualcuno o qualcosa. Perché è come se tu stessi aspettando il momento giusto per andare verso il tuo destino. Allora, è come se fossi chiamata o chiamato a lasciare andare quella versione di te che, guarda, qua c'è una persona che guarda l'orizzonte, no? Che continua a guardare l'orizzonte senza avere il coraggio di incamminarsi verso questo orizzonte. C'è un po' di timore a incamminarsi verso il nuovo. L'orizzonte c'è già, ti dice abbandona quella parte che teme di andare, ok? Teme di lasciarsi il passato alle spalle, la vecchia identità, quella sensazione di paura, un po' di timore, no? Vai, ti dice questa carta. Però vediamo perché continui ad aggrapparti ancora a quella versione di te. Vediamo, scopriamo la paura, la convinzione profonda. Qua ci sei tu. Ci sei tu con la bilancia, quindi continui ad aggrapparti ancora a quella versione di te con la bilancia, perché credi che non sia giusto a volte. Cioè, a volte quando non hai tutte le risposte o quando non hai la giusta direzione, cioè continui ad aggrapparti a quella versione di te perché aspetti ancora che tutto sia perfettamente allineato prima di andare avanti. Cioè, come se sentissi sempre il bisogno di trovare un po' la risposta giusta, la scelta perfetta, no? Magari nel tentativo di non sbagliare rimandi sempre quello che magari la tua anima è pronta già a fare, no? Cioè, allora, non ti manca la direzione, ti manca. Allora, non devi aspettare la perfezione per andare. Cioè, perché continui a fermarti pesando tutte le possibilità, no? Cercando la certezza assoluta. No, vai. La vita non ti dà certezze assolute. Ti richiama la fede, mi spiego. Cioè, ti richiama la fede in quello che stai attraversando, in quello che fai. Sì, vediamo quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere. Questa è una forza che è già presente dentro di te, che aspetta di essere riconosciuta e vissuta. Vediamo la qualità. Guarda, allora, il 3 di denari. Il 3 di denari è una carta bellissima perché tu hai già la capacità di metterti in relazione, di far valere il tuo talento, non sei più chiamata o chiamato a immaginare qua il tuo futuro, ti dice sei chiamata a costruirlo, perché questa carta mi parla del fatto che tu sai trasformare l'ispirazione in un'opera concreta, perché per troppo tempo magari hai osservato quello che avresti potuto fare, hai riflettuto, hai valutato, hai cercato l'equilibrio perfetto, però ora la tua anima ti dice metti il primo mattone, va bene? Metti il primo mattone perché ti chiede di onorare quello che già come desiderio, come intuizione
ti è già arrivato, devi iniziare a costruirlo, un gesto, un passo alla volta, ti sta dicendo. Hai già tutto, smetti di chiederti se sei perfetto o perfetto, non pesare sempre tutte le situazioni, hai già questa qualità, fai il primo passo, va bene? Vediamo adesso, vediamo adesso in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima. Il 4 di coppe, nel tuo modo di vedere la vita, non è un solo ambito questo. Il 4 di coppe è il tuo modo di vedere la vita. Allora qua c'è un ragazzo, come vedi, che sta annoiato, no? E a fianco a lui c'è una sirena con un regalo, con una coppa, però non la vede. Allora, è il modo in cui guardi la vita. Cioè, allora, in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima? Nel modo di riconoscere le opportunità che la vita ti sta già offrendo adesso. Ci sono già queste opportunità. Perché 4 di coppe mi parla del tuo sguardo che per tanto tempo è rimasto rivolto, vedi qua, verso quello che ti manca, e la vita continua invece a darti un'altra coppa. Quindi, ed è fantastico che sia uscito dopo tutte queste tre carte che si parlano perfettamente, perché questo ti mostrava un nuovo orizzonte, quindi già l'opportunità c'era. E la giustizia ti faceva esitare, no? Perché cerchi la scelta perfetta. Il 3 di denari ti dice costruisci, il 4 di coppe è come se ti dicesse il punto decisivo, cioè la tua trasformazione non dipende dall'arrivo di una nuova occasione, c'è già qua, ma dipende dalla tua capacità di riconoscere quella che è già arrivata. E dal punto di vista della psicologia immaginale, no? Questa carta mi rappresenta una coscienza che continua a parlare con il passato, a guardare l'insoddisfazione in questi termini, però l'anima ti offre già una cosa nuova, mi spiego, per questo la tua trasformazione è nel modo di vedere le cose. Quindi è un cambio di sguardo, è un cambio di sguardo, sì. Vediamo adesso qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni. 2 di bastoni. Prendi una decisione. Prendi una decisione. Sai che il 2 di bastoni, cioè un bastone che riguarda un po' il passato, no? La programmazione verso il nuovo è il passato, no? È proprio come questo 4 di coppe. Quindi prendi una decisione, fai scegli, devi scegliere di seguire una strada, questo è, prendi una decisione. Quindi il primo passo che la vita ti chiede è smettere di vivere con un piede nel passato, uno nel futuro, e scegliere finalmente una direzione. Il 2 di bastoni è la carta della decisione, il 3 di bastoni è la carta dopo, no? Quindi non della decisione perfetta, come dice la bilancia, ma è, cioè, mi parlano di 2 carte che continuano a contemplare il futuro senza prendere una decisione. Quindi ti dice questa carta: hai riflettuto abbastanza, adesso scegli. Questa è una paura tua, travestita un po' da prudenza. Quindi, dal punto di vista della psicologia immaginale, il 2 di bastoni rappresenta proprio il momento in cui un'opportunità dal futuro, un'immagine dal futuro, smette di essere nell'immaginazione, diventa da parte tua una scelta, cioè vado lì, cioè l'anima non ti chiede di conoscere tutto il cammino, ti chiede di fare il primo passo. Quindi, come se ti chiedesse il coraggio di orientare il tuo cammino, perché il miracolo non accade quando trovi la strada perfetta che non esiste, accade quando smetti di restare ferma o fermo, no? A questo incrocio qua, e inizi finalmente a camminare. Ok, qual è il dono che riceverai se attraverserai questa soglia? Qual è il dono che riceverai se attraverserai questa soglia? Paggio di coppe.
Il dono è bellissimo, è la capacità di meravigliarti, di stupirti di nuovo, di emozionarti. È una lettura stupenda perché il dono che riceverai sarà proprio un cuore che, trasborda, non so se si può dire trasborda, che è pieno d'amore, di tornare a fidarti della vita. Perché il paggio di coppe è quella parte di te che non ha perso la capacità di meravigliarsi, di emozionarsi, di ascoltare l'intuizione, di lasciarsi sorprendere. E il fatto che arrivi dopo una lettura dove la mente ha il sopravvento, ha continuato sempre a valutare, a controllare, il paggio ti dice puoi tornare finalmente ad ascoltare quello che senti, senza doverlo dimostrare a nessuno, a te stesso, o giustificarlo. È il bambino dell'anima, no? E- che sceglie perché riconosce quello che lo fa sentire vivo. Quindi il dono che riceverai è qualcosa di bellissimo, perché una volta che raggiungi questo entusiasmo è tutto meraviglioso, non sai la strada, è ancora più eccitante. Quindi io credo che questo dono si manifesterà in diversi modi per alcune, siamo migliaia, quindi questo dono si può manifestare o con un incontro con una persona che ti riaccende il cuore, l'entusiasmo, chiunque, o con una nuova ispirazione, o con una creatività che ritorna, o con una riconciliazione. Però il dono più grande è invisibile, che è proprio la nascita di una fiducia nuova, cioè quella fiducia che ti permette di dire non so che succede, non conosco tutto il cammino, ma ho talmente fede e fiducia che vado, mi spiego? Vado perché seguo lo stupore. E magari dopo tanto tempo passato a cercare la scelta giusta, io credo che qua tu ritrovi qualche cosa di molto bello, molto più bello, è la capacità di ascoltare il cuore e di riconoscere con semplicità che proprio là il destino ti sta parlando, mi spiego? È bellissimo. Vediamo adesso, abbiamo messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, adesso mettiamo il messaggio dell'amante mistico a mezzo di queste carte con gli animali, così vediamo anche l'animale guida. Il coyote, rivelatore di verità. Non ti prendere le cose troppo sul serio, hai il tempo per giocare, grande saggezza sorge dalle tue paure, osserva i trucchi della vita e apprendi da essi. Allora, prima di tutto mi stai dicendo che stai prendendo le cose troppo sul serio. Non ti devi prendere sul serio. Allora, come diceva il grande Naropa, è una grande frase che lasciò in eredità ai suoi discepoli. Camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose, cioè niente è vero, niente è oggettivo e sostanziale, è tutto un sogno. E allora sì, allegro, non prendere le cose troppo sul serio, perché quello ti impedisce di sperimentare la vita, pesare tutte le situazioni, valutare giusto o sbagliato, meglio o peggio, no aspetta faccio così, no vai, fai il primo, metti il primo mattone. Perché il tuo amante mistico qua arriva proprio sorridendo e ti dice amore ma che stai facendo? Giochiamo, ridiamo, cioè allora la vita, questa lettura mi sta dicendo che non vuole metterti continuamente alla prova, vuole anche sorprenderti, perché qua mi sta dicendo che per troppo tempo hai preso tutte le cose come se, cioè hai preso spesso ogni scelta che dovevi fare come se dovesse decidere l'intero destino della tua esistenza. Cioè, come quando io mi sono laureata in scienze politiche, la vecchia laurea, quella dove si doveva andare per forza all'università, no? Cioè, lo feci con, diciamo, un po' la morte nel cuore, perché io non volevo fare la diplomatica politica, la diplomatica, io volevo fare l'artista, allora lo feci per i miei genitori. Lo sapete bene, vi ho raccontato 100 volte la mia storia, anche nella mia tesi in naturopatia c'è. Però qual è il senso? Che lo prendevo proprio io, lo so quello che puoi aver attraversato, come la scelta definitiva della mia vita. Avrei voluto fare, studiare ancora musica o fare il DAMS? No, dovevo fare una facoltà che piacesse a mia madre e a mio padre. E se no, voglio dire, mi tagliavano la testa. Quindi il senso qual era? Che non decideva tutta la mia vita quella scelta. Cioè,
Allora io credo che qua, quello che adesso ti sembra magari un errore, io credo che domani si rivelerà proprio la porta che il destino aveva preparato per te, cioè quello che oggi interpreti come un ostacolo è un insegnamento travestito, mi spiego. A me le scienze politiche pensavo che mi rallentasse la mia carriera artistica, a me non mi ricordo niente del contenuto degli esami, però ricordo la disciplina che io ho usato per laurearmi nonostante fosse una facoltà che non amavo. Eh, quindi io studiavo tantissimo perché non capivo, cioè io studiavo tantissimo perché dovevo finire in fretta, dovevo fare l'arte, dovevo suonare, dovevo cantare, quindi non era un ostacolo, era la stessa disciplina che poi io ho riversato nelle mie opere di interesse creando dei successi straordinari, quindi la disciplina. Quindi, allora, sono maestri quello che la nostra mente pensa siano inganni. Allora, dal punto di vista dello yoga sciamanico, il coyote è proprio l'animale che rompe la rigidità dell'ego e ti ricorda che il tuo amante mistico, il daimon, non parla solo attraverso le grandi rivelazioni, ma anche attraverso l'ironia, gli imprevisti, gli inciampi, quelle coincidenze che solo più tardi comprendiamo essere state perfette. Mi spiego? Allora, il tuo amante mistico ti sta dicendo non avere paura di sbagliare. Cioè, gioca. Perché è proprio quando il cuore torna leggero che la vita riesce finalmente a stupirti. Allora, la tua anima non ha bisogno di una vita perfetta, ha bisogno di una vita vissuta con curiosità, coraggio, meraviglia, come ci dice il paggio di coppe, perché è lì il destino che ti si apre. Ok? Quindi, mettiamo un'altra carta, vediamo queste, qual è la qualità che vuole darti il tuo amante mistico? In particolare, oltre a questa, visto che abbiamo questo paggio di coppe meraviglioso, no? Fede nella libertà, fede nella libertà, la libertà è la libertà dai condizionamenti, e pesare tutto, giusto, sbagliato, meglio, peggio, dovrebbe essere così, no, si dovrebbe fare così, ma secondo quali parametri? E quindi mi tranquillizzo e confido, mi tranquillizzo e affido i miei dubbi agli dei per liberarmi da tutti loro, confido nella perfetta provvidenza degli dei, confido nella loro volontà e incontro la mia libertà. Fai il primo passo e affida tutte le tue paure agli dei e goditela, ok? Quindi detto questo, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Se state facendo il percorso del cammino sciamanico con me, tutto questo è solo una bussola. Sotto all'info box trovate tutti i percorsi sciamanici, tra cui il viaggio erotico degli arcani, completamente gratuito su questo canale, che vi sta dando grandi soddisfazioni, e anche a me, perché ve lo leggo costantemente. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.